A Brest? No! Pavodle? Ti fanno una multa e c'è l'espulsione. Pure la fermata del pullman. Oddio, ma che cos'è? Un caffè italiano alla frontiera bielorussa. È come una mini città in ostaggio. Ci hanno fatto staccare la dashcam perché probabilmente ci vogliono controllare. Perché devono fare queste cose? Perché? Gente, buongiorno, da questa cittadina della quale non sappiamo il nome, che ieri sera ci siamo spostati dal castello di Mir, siamo venuti più avanti, siamo fermati in un posto a caso per dormire, perché fondamentalmente la nostra idea di oggi è andare verso nord-ovest. Dobbiamo spiegare il motivo. Dirà. Non lo so se si vede così o... Dirà. O dirà. Infatti si vedrà forse a speculare, Dirà, non lo so. Dirà. La nostra idea iniziale era da Minsk andare dritto per Brest e uscire alla frontiera di Brest, quindi stavamo visitando delle cose su questo percorso. Ma qualche giorno fa, quando abbiamo conosciuto Biagio e le altre persone in pizzeria, ci hanno fatto vedere delle app molto interessanti. Non devi andare. Ci hanno detto No. a Brest no! Da queste app c'è un controllo di dogane in cui si vedono quante macchine ci sono in coda, e la frontiera di Brest da sempre è rinomato che è una frontiera dove ci si ferma anche giorni. Sì. Ok? Noi abbiamo letto i commenti in Google, se volete andate voi tranquillamente in Google a leggerli, pessimi, o gente che aspetta ore, giorni, sotto il sole, quindi non è una bella situazione. È vero che ci è capitato di leggerli così anche per la frontiera dalla quale siamo entrati, poi non è stato così, però è anche vero che ci è andata bene. Aspetta, non siamo ancora usciti. No, infatti dico, da dove eravamo entrati era andata bene, però adesso con questo sito che possiamo consultare e vedere le macchine in coda, al momento a Brest ce ne sono 4.400. È vero che hanno 8 piste, riescono a smaltirle in fretta, passo sempre 4.000. Praticamente è un casino, ci sono delle webcam che fanno vedere queste code, sappiamo che ci sono delle aree di attesa designate dove puoi stare per giorni. È vero che noi col camper abbiamo meno problemi delle auto, però comunque anche lì ci finiscono le cose, rimane un po' come un ostaggio in frontiera. Però è anche vero che abbiamo il camper, però non possiamo neanche riempire troppo le stive, perché più di tanto fuori non si può portare. Ci sono delle grosse limitazioni in questo periodo. Inoltre c'è un secondo problema di un documento, perché è vero che abbiamo un visto di 30 giorni senza visa, ma se stiamo più di 10 giorni lo Stato ci chiede di registrarci presso un posto di polizia. Allora, i posti di polizia non sono indicati dove ci siano questi uffici di immigrazione. Le istruzioni online ti mandano su un sito. Questo sito, che è ovviamente tutto in russo, bisogna accreditarsi, avere un utente, registrare i nostri dati con degli indirizzi di residenza di qua, come se fossimo stati in un hotel. Per noi camperisti è un po' complicato, quindi diciamo che è dubbia la questione. Non esiste neanche un camping per poterti magari dire, vai, mi faccio una notte, mi faccio registrare lì. No. Non ci sono campeggi. Potremmo andare in un hotel, ma gli hotel sono pieni. Se gli hotel con dei prezzi. Vabbè, dai, sui 50 euro a notte si trovava, però 50 euro per fare una registrazione. A noi mancano ancora 2 giorni di questi 10 giorni. Siccome abbiamo visto già, penso, l'80% delle cose, anche perché alla fine Minsk è abbastanza concentrata, nei paesi limitrofi le cose che abbiamo visto ad oggi sono praticamente quasi tutte. Poi andiamo a fare le 4 chiese, poi andiamo a fare i 4 boschi e insomma, ti ripeto. Anche se non c'è magari più nessun monumento specifico da vedere, io mi stavo trovando bene qua come sensazione, perché non c'è un giorno che passi senza qualcuno che ti sorrida, che ti aiuti, che ti saluti, cioè è una bella sensazione. Quindi io mi stavo trovando così bene che mi sarei fatta altri giorni qua anche senza nulla da vedere. Visto che hai introdotto il discorso della sensazione, voglio anch'io fare un commento. Devo dire una cosa personale. Entrato avevo non dei preconcetti, però ho detto, i russi, queste persone dure, almeno te le descrivono sempre come molto severe, molto incazzose nello sguardo, eccetera. Zero. Persone che sorridenti, ti salutano,
quando passi per, visto che abbiamo un camper strano, probabilmente è brutto che fa tanto, ti suonano, ti fanno così con la mano, ti fermano, ti vengono a parlare. Ieri è venuto uno, mi ha aperto, io, cioè, italiano, inglese, spagnolo, sorridevo e faccio Italia, e se n'è andato. Cosa volesse non ne ho idea, però lo vedevi che era... Sì, la gente è molto sorridente. Ieri a me è capitato di andare a pagare il pieno del carburante e c'erano 3 signore alla cassa che hanno riso come delle pazze perché dovevano farmi capire una frase, non ci capivamo, invece di incazzarsi perché non riuscivo a pagare, ok? Invece hanno riso, mi hanno tenuta lì e sono andate fuori a fare il pieno a Mauri, che così non dovevamo fare avanti e indietro, cioè gente molto gentile. Solo perché mi hanno visto, sono venute fuori. Hanno detto vado da Mauri, tu stai qui dentro. Ho detto io vado fuori, no tu stai qui. Tanto 2 minuti. È finita. Vabbè dai, a parte di sparare queste stupidaggini, in conclusione di questo, anche se ci piacerebbe rimanere qua qualche giorno in più, diciamo che per evitare tutti i problemi sia della dogana di Brest sia della registrazione di questo foglio, diciamo che usciamo domani, che è il 10° giorno, dalla frontiera di nord, vicino a quella da dove siamo entrati, non la stessa ma vicino, quindi torneremo di nuovo in Lituania per fare tutto il giro per tornare in Polonia. Sì, poi alla fine sono 700 km in più, ok, me li sarei risparmiati, anche perché magari se arriviamo a Brest in frontiera e restiamo fermi più di 2 giorni, quindi superiamo i 10, ragazzi, se ci va bene è un ammonimento, se ci va male ti fanno una multa e c'è l'espulsione, e quando ti buttano fuori da un paese te lo segnano sul passaporto e non è bello perché tutte le volte che passi un border quello lo vedono e possono farti dei problemi, quindi ce lo evitiamo. E ripartiamo da qua e andiamo a vedere un altro posto, che comunque oggi visiteremo delle cose interessanti. 4 chiese solite. Ciao. Salutiamo Super Mario. Alla fine questo posto si chiamava Baranavishi, ho guardato su Google. Baranavishi. Baranavishi. I feel like I've been here before, familiar with the view, this ain't nothing new. And every time that you walk through the door, I'm hit by the same old tide, blinded by the lights, and I'm going through changes, but it's easier with you. I'm going through changes, and so are you. I live for the moments when you're around me. I know you've got secrets, but I can't keep on. Ecco qua Resdro Raro. Novo Grudo. Ed ecco qua il nuovo Grudo. Vabbè, insomma, sto paese dove c'era un castello che è crollato e ci sono solo più delle rovine. Diciamo che noi siamo venuti qua, ma ci siamo basati su un progetto e non sui ruderi reali. Vabbè, andiamo a prendere un caffè comunque. Piazza comunale. Nabo Ane Pekacit Pikubli Tiktapa Katvura. Ok. Adesso leggila tu come dovrebbe essere letto. Pavodle. Reconstrucțiu Vitara Taganioca. Ma l'importante non è come si legge. Cosa vuol dire? Ho capito solo reconstrutta, quindi ricostruzione di com'era il castello nel XVI secolo. Non è vero. Sì. Caffè ha imparato a leggerlo, Almeno quello. Un'avventura, Secondo te il copyright ce le becca queste canzoni? Facciamo una prova. Adesso lascia Zammo. Guarda che bello che è Bruto, sta bene anche in Bielorussia. Ho tentata di prendere un kebab visto che costano 2 euro, ma le campane ci dicono che è ora di andare.
per la serie Le cose strane. Sapete che noi andiamo sempre a cercare le cose diverse da quelle che sono le cose turistiche, poi capitiamo anche quelle turistiche. In questo caso qua no, o meglio, c'è la casa di un signore un po' eclettico, un po' misterioso, che ha arredato, dipinto, creato in questa casa delle cose veramente pazzesche. Addirittura qualcuno ha detto stimola tantissimo il senso dell'horror. Dell'horror. Andiamo a vedere di che cosa si parla. Il paesino è appena dopo a Novogrudok, eppure la fermata del pullman è strana. Sì, iniziamo già bene. Cos'è sta roba? Non lo so, però. Mangi i demoni, boh. Si entra da questo ponte. Gli innamorati morti. Vediamo un po'. Guarda quando 2017, guarda quanto tempo. Vediamo, c'è già una che sta suonando e sta facendo un video davanti a questa casa. Quindi, damn. Fatto di stranezze, credo che ne vedremo delle belle. Cioè, anche solo il cancello è un'opera veramente ingegnosa. Che fantasia! Oh, mi immagino che se qua gli suona il campanello in qualche modo strano perdo un dito. Se te perdi un dito, io faccio un viaggio nel passato. Passiamo il gate. La macchina del tempo. Abbiamo fatto il passaggio nel tempo, abbiamo pagato 10 bin. 10 rubli. C'è scritto bin, 10 bin a testa, quindi 20 bin, che fanno 5 euro più o meno mal contati. Allora adesso iniziamo questo piccolo tour e cerchiamo di capire cosa c'è qui dentro. Posso entrare un po' dappertutto? Perché se non volevano visitatori non facevano il museo, giusto? Giusto. Quindi c'è una scalinata di legno. Ma si può andare sopra? Che carino. Bello. Una specie di cucinetta. Quello Ikea però è. Questa casa è bioedilizia, è fatta completamente in paglia e poi hanno fatto un intonaco con calce, una calce traspirante e tutto sono fatti in legno, riciclati e non c'è assolutamente nulla di ferro. Saliamo al piano di sopra. Guarda che posto particolare. C'è il letto. Ma chissà se le usano. Ci sono 2 letti. Bello. Come è fatta? E calce e pezzi di legno, paglia. Ho anche scoperto che così, giusto per non sapere cosa fare, c'è uno scambio. Cioè, se vuoi farti un giro su un carrello, ti fai lo scambio. Questo mi sa che è un ranocchio che vuole essere baciato. No, guarda queste sedie come sono fatte. Vuoi la testa di lui? È un matto questo. Guarda come si è... Oddio, guarda il bancone. Ha riutilizzato di tutto. Adesso vediamo una bellissima particolarità. Il nostro passato, presente e probabilmente anche il futuro nel futuro. No, guarda quanti ne ha. Sì, ma inchiodati, tutti. Ah, no. I cellulari inchiodati dentro. Questa è un'installazione artistica molto particolare. Ragazzi, se riconoscete qualcuno dei vostri vecchi modelli, fatecelo sapere. Cos'è
Qui c'è una costruzione che ci fa un po' paura, non sappiamo se non possiamo entrare o se dobbiamo entrare e aspettarci qualcosa di strano. Ah, vabbè, io entro. Oddio, ma che cos'è? Ma è orribile questa cosa. Gli inferi. Ah, è la camera da letto quella, ho letto questa cosa. Camera da letto dell'inferno. Entrate a vostro rischio e pericolo. Mamma mia. Qui hanno girato posseduta sicuramente. Aspetta, vediamo se... Allora, io non mi sdraierei su questo letto, perché questo è quello che vedreste da sdraiati. Non hai fatto vedere le cose più importanti. Non le vedo. Questa, che ti leghi e ti tira. Torture. Mamma mia, guarda il soffitto, è tutto pieno di facce che escono, ma questo sta male. Qualcuno ha mai dormito qui? Secondo me sì. Se rimanevo chiusa dentro mi veniva un infarto. Mauri, No, volevo chiudere la porta, ho fatto subito. No! No. Sì. Installazioni artistiche in tutto il giardino. Di ogni genere che gli sia venuto in mente le ha fatte. Ecco, la sdraio è a forma di slitta di Babbo Natale. La casa principale è questa. Ma ci abiterà? Buongiorno. Cos'è questo? Un tavolo da disegno. Le stanze sono veramente molto particolari. Vecchi telefoni. E poi ti trovi così un volto 3D su una parete. Ma non è disegnato, è proprio in basso rilievo. Mauri, vai, metti la mano nel naso. C'è il giradischi Melodia. C'è la voliera con la natura morta. Mai che vogliate venire in elicottero, previsto anche quello. Questo è il guardiano della pista. Una sobria panchina. La signora vorrebbe farsi 2 treccine. Ma non ha le braccia libere. È sicuramente un artista, è sicuramente qualcuno che ha una visione particolare, diciamo così, della vita, almeno da quello che fa vedere nelle sue installazioni. E sicuramente questa casa qua è anni che ci sta lavorando, perché comunque è precisa e perfetta, c'è ancora tanto da fare. C'è un ragazzo che assomiglia tantissimo ad alcuni volti, che probabilmente magari è lui, è strano, è veramente bello da vedere, ecco, diciamo così, proprio bello da vedere. Poi magari questi posti qua verranno anche utilizzati, che ne so, magari per fare delle serate, non so se l'affitta o meno, se fanno delle feste, perché ci sono delle aree attrezzate, però è veramente una particolarità sto posto. Crediamo che sia lui l'inventore, quello che sta attualmente lavorando a una specie di gate di entrata. Sta facendo alla fine una cassaforme per fare probabilmente qualche colata di cemento lì. Finito il giro? Consigliato. This is a love song, despite what you think. No matter what happens tomorrow, I just wanted to tell you one thing. I'll never, ever give up. Never, ever, my love. I may fail a million times, but I'm stubborn as fuck, and I'll never, ever give up on you. Me
garden where the wildflowers bloom. Forever, trust me, my darling, as I sing you this song. Siamo a Lida e uno dice, beh, Lida è un paese che non ha nulla, non ha chiese importanti, non ha... In realtà è grandino e ce le avrà. Sì, ma non ha niente di caratteristico. Ma cos'è che c'è qua? C'è il museo della birra nazionale, che si chiama Litska qualcosa. C'è il museo e adesso proviamo a andare a vedere il museo a bere una birra. Eccolo qua il logo che si trova dappertutto con questo cervo 1876 Litskae. Ci siamo anche noi. È aperto, è aperto. English? No, sorry. This is for museums for beer. All tickets paid. E vedete le nostre facce tristi, non ci hanno fatto entrare perché bisogna riservare il ticket e sia oggi che domani è sold out. Calcolando che su Google c'era scritto che oggi era pure chiuso, quindi non avremmo immaginato di doverlo fare online. Siamo venuti a vedere. Niente, vabbè, berremo solo la birra, che poi alla fine, ragazzi, cioè, quello che conta è la birra, perché come lo fanno? Io se lo abbiamo già visto e stravisto, anche qualche puntata fa. Va bene, allora niente, andiamo a prenderci Andiamo a bere. una bottiglia. Ciao. Come ti chiami? Chiedi come si chiama? Ciao. Non so se loro sanno russo. Ciao, come ti chiami? Ah, you speak English? Me too. What's your name? Sasha? Conosci? Che nomi strani. Maurizio. E Marina. Marina. Ciao. Quanto tempo ci hai messo ad arrivare qui? Bella domanda. Cosa gli dici? 3 mesi? Sì. Sono scioccato. Sono 4 ragazzini che stiamo traducendo, insomma, stiamo parlando. Sono simpatici, dai. Adesso li facciamo entrare in una puntata YouTube. Salutate l'Italia. Ciao. Okay. Your name? Sasha. Sasha, your name? Artyom. Che quello è difficile. Difficile. Ripeti? Artyom. 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 Uguale? Timofey. Timofey. Lui è Timothy. Tim è facile, Sasha è facile. Ciao ciao. Perfetto, grazie, fatti il ciclo. Ok. Visto che gli affumichiamo, Aspetta. Buona strada, grazie. Grazie. Che Thank you. Ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao bambino. Simpatici. Quindi ci resta che andare verso la frontiera. Devo dire che questo incontro con i bambini è stato un bel arrivederci in Bielorussia. Decisamente. Birre comprate. Grazie Litska. Anche se non ci hai accolto, noi beviamo lo stesso. Ah, la birra la bevo, sì, posso sì. E mangio anche delle patatine strane. Le patatine lunghe. Buongiorno, ieri siamo arrivati qua, in questo splendido posto, davanti a un giardino pubblico, vicino a una chiesa, non so se ortodossa o che, con un tempo incerto, ma questo posto l'abbiamo trovato non grazie a Park4Night, non grazie a un'applicazione che c'è qua in Russia, diciamo tipo Park4Night, ma ne vale forse il 5%. Comunque siamo venuti qua grazie all'intuito, grazie a Google Maps dall'alto e scegliendo un parcheggio vicino a una chiesa in una zona più o meno aperta. Siamo qua a 4-5 km dal confine. Oggi è il giorno che rientriamo, se tutto va bene, in Europa, o meglio, diciamo che entriamo sì nell'Europa politica, perché in Europa ci siamo già. E come al solito è quella sensazione, dice, boh, come andrà? Ma visto che sappiamo che le cose sono lunghe, speriamo di metterci meno dell'andata. Questa è l'idea. Nel frattempo Marina ha la mania di pulire tutto, perché lei sostiene che quando è tutto pulito loro non controllano. Non è vero, io sostengo che deve essere tutto in ordine, neanche pulito però in ordine, perché se loro controllano sopra a una roba già a posto, gli sembra di avere più il controllo della situazione e di aver controllato meglio. Psicologia inversa. Secondo me, Vabbè, comunque, secondo me sono teorie, può darsi, non lo so. Poi oggi vedrai che ci fa svuotare. Infatti. Ecco, l'ha detto. Ecco. Sapete già come va a finire. Ragazzi, ci vedremo dopodomani.
Nel frattempo abbiamo controllato sull'app che riguarda i confini bielorussi e ci dice che questa frontiera ha in coda 120 macchine. Andiamo a vedere se è vero. Neanche 2 minuti di strada e siamo arrivati a una coda dove la gente è scesa. Quindi vuol dire che effettivamente la coda c'è. Questi intasamenti alle frontiere sono pesanti in questi giorni. Te l'avevo detto di venire ieri sera. Ma io non lo potevo sapere com'era la questione. A parte che qua fino a ieri diceva 80 macchine in attesa, sembrava che c'erano 80 macchine in fila lì al confine e piano piano aspettavi. Invece non è così. Adesso vi spieghiamo meglio che cosa è successo. Praticamente c'è una lista di attesa e ti devi iscrivere. Metti il tuo numero di targa e ti registri. Probabilmente per non far coda là, non lo so. È una sorta di bacino di utenza pre-border. E noi non lo sapevamo perché non ci sono informazioni. So che ci sono la possibilità di fare delle prenotazioni online, però non funziona il sito. E quindi cosa succede? Che tu arrivi qua, ti trovi questa coda, ti metti in coda, uno alla volta va avanti. Probabilmente passeremo qua tutto il giorno. Per fortuna abbiamo trovato uno slovacco che parlava inglese, che ci ha spiegato appunto di fare la coda, ci vorrà tutto il giorno, dice, anche se qua dice che il bacino di utenza di questa dogana dovrebbero essere 1000 auto al giorno e se ce ne sono in coda 150 in teoria in un'ora dovresti passare, però poi la pratica non è così. Quindi ci vuole questa coda per fare la registrazione, dopodiché si sta fermi in questo piazzale fino a quando non appare la nostra targa su un tabellone. Quando appare la tua targa puoi prendere e andare verso il confine. Vabbè, già abbiamo il camper, sì, anche lì. Sicuramente stiamo meno peggio di chi è in macchina, Esatto. di chi è a piedi. Sapete quelli che sono in pullman che magari si fanno 10 ore perché adesso siamo fuori, possiamo scendere. Eh no, dopo non puoi più scendere, come all'andata bisogna rimanere sui mezzi tranne il proprietario del mezzo. 9:08 adesso. Ok, l'aggiornamento inizia bene. All'italiana, eh? Certo. Siamo arrivati a fare un caffè italiano alla frontiera bielorussa con un friulano, cioè Che non beve, strano. Beh, questo lo dici tu. Ah, ecco. Sono passate ben 2 ore, abbiamo 3 macchine davanti e siamo arrivati al primo gate, che è quello che serve per pagare 13 rubli più o meno per accedere al bacino dove rimani parcheggiato. Prendono la tua targa e ti mettono in lista d'attesa. Dopodiché c'è un cartellone che non si sa dove, penso sia quello là. Quando verrà fuori la tua targa, allora a quel punto lì puoi uscire e andare verso la frontiera. Sono passate comunque 2 ore, quindi se tanto mi dà tanto passiamo il giorno qua. detto sgabbiotto dove andare a pagare. Quando siete alla sbarra scendete, entrate, fate la registrazione del mezzo e pagate solo in contanti. Pensate che noi ieri, prima di uscire, abbiamo messo tutti i soldi fino all'ultimo rublo in benzina, chiaramente, perché abbiamo fatto il pieno visto che costa poco, e perciò dobbiamo ringraziare questo ragazzo friulano che al momento ci sta prestando dei contanti in rubli, perché non avevamo assolutamente idea di questo tipo di pagamento. Abbiamo appena scoperto, qui adesso parlando con gente, che c'è un tabellone dove escono le targhe, e queste targhe sono controllabili online. C'è un sito dove vedere quando si sono registrati. Praticamente la targa che hanno appena chiamato per poter andare finalmente in dogana, dove poi comunque si passerà altro tempo, si era registrata alle 2:20 di questa notte e adesso sono le 11:15, perciò ci sono al momento 9 ore di attesa per andare finalmente alla dogana a farsi controllare. Bene, entriamo nel serbatoio. A che ora? Guarda tu che ore sono adesso. Ah, sono le 11:30, quindi 2 ore e mezza per arrivare qui. Problema, ragazzi, ci hanno registrato male la targa. E sappiamo che dobbiamo fare più di 10 ore. Oltretutto abbiamo controllato e ci hanno sbagliato il numero della targa. Adesso sono andato a chiedere, non si capisce un cazzo. Boh, mi hanno detto, poi dopo, quando vieni? Però il dopo, poi cambiano turni. Non so. Adesso, visto che piovigina, apro questo, almeno posso stare almeno fuori un po'. Sfido chiunque a dirmi che ha fatto la stessa cosa che sto facendo io oggi. Cucinare in frontiera aspettando che ci facciano passare. Una bella pasta. Aglio come se non ci fosse un domani, tanto non sappiamo se c'è un domani, che non sappiamo se ci fanno passare. La pasta è quasi pronta? No, mancano esattamente 8 minuti e 32 secondi. Spero che piaccia. Perché abbiamo ospiti a pranzo. Colui che ci ha fatto da traduttore con i vari problemi e ci ha anche regalato i soldi. Non so se riuscirà. Pasta con ospiti oggi. Vi presentiamo il nostro nuovo amico, Buon appetito. Lorenzo. È buona, Mauri? Te lo dico, aspetta. Non è mai contento sto ragazzo. No, doveva cuocere un po' di più, però vabbè. Va bene. Siamo sempre qua, la differenza è che piove.
sono passate ben 8 ore da quando siamo entrati e sono soltanto passate 40 auto in queste 8 ore. Ne sta facendo 5 all'ora. E davanti a noi ne abbiamo ancora 45. 48. Quindi volevo dire che se vanno avanti sono altre 8, 9, 10 ore. Il problema è che noi passiamo i 10 giorni così, se usciamo prima di mezzanotte siamo dentro al famoso biglietto o permesso che dovevamo fare, infatti noi siamo arrivati in frontiera proprio per quello. Invece se passiamo mezzanotte abbiamo passato i 10 giorni. Ora siamo qua all'interno aspettando, quindi spero che non ci siano problemi, però ragazzi è estenuante. Noi qua siamo ancora fortunati, pensate a quelli che sono in macchina. Praticamente io ho fatto un giro a piedi e c'è una specie di città, mini città, nel senso che c'è gente in pigiama, anche ragazzini, ci sono anche dei bambini che vanno in giro in ciabatte, c'è chi cerca di comprare del cibo qua dentro a questa struttura. È come una mini città in ostaggio, siamo come in ostaggio dentro a questa frontiera, perché non si sa effettivamente quando ce la faranno passare. Il problema è che non sappiamo se il problema, scusate il gioco di parole, è qua in Bielorussia che sono così lenti o se dall'altra parte che rallentano e quindi per non intasare non mandano. Ragazzi, alle ore... Aspetta che non è ancora detto, ne mancano 2. Mancano 2 macchine e sono le 11 di sera. Vediamo se riesco a riprendere il momento fatidico. Abbiamo capito che se fanno entrare fanno anche uscire, quindi siccome fanno entrare stiamo già scaldando il motore. No, posso stare. No, come? Come no? Eccolo! È il nostro momento! Da ora in poi, ragazzi, è buio pesto. Tra il divieto di riprendere e l'impossibilità dato il buio, mi sa che vi spiegheremo più avanti. Ci hanno fatto staccare la dashcam, spegnere tutto e poi ci hanno guardato l'orario e siamo a un pelo prima di mezzanotte. Hai visto che guardavano l'orologio? Ci volevano fregare per i 10 giorni. C'è una corsia verde, niente da dichiarare e meno di 10.000 euro, invece ci hanno fatto spostare nella corsia rossa della dogana da dichiarare cose, perché probabilmente ci vogliono controllare. Di là fanno passare quelli che gli piacciono e di qua mettono quelli che non gli piacciono. Mezzanotte 05, scopriamo che c'è una tassa di uscita non segnalata da nessuna parte, altri 42 rubli, però qua c'è anche una banca che fa cambiare soldi, quindi non è un problema, potete arrivare con qualsiasi valuta. Pagato quello, timbro sul passaporto dell'uscita a posto, quindi possiamo proseguire la coda ed entrare nella frontiera lituana. Che si confermano ancora giovani, i ragazzi che lavorano qua, non tutti, di sera, c'è anche qualche superiore. Ci ha seguito una ragazza a 19 anni oggi, ok, li compivo oggi, era il suo compleanno, e ci ha seguito passo passo, parlava inglese, mi accompagna addirittura in banca e nell'ufficio di fianco per pagare questa tassa in uscita. Ci controllava, si chiacchierava e anche quando ho parlato lì in banca mi diceva che voleva venire in Italia, solo che avere il visto non era semplice e insomma diciamo che era una giovane con tanta voglia di visitare l'Italia ma che non poteva. Che ore sono a proposito? Mezzanotte 10. Mezzanotte 10, quindi siamo riusciti a passare in tempo i 10 giorni, quindi a non pagare l'ulteriore tassa o prendere la multa. Dunque, qualcuno è stato rude, qualcuno più gentile, ma comunque sicuramente sono stati veloci, devo dire la verità, perché in meno di un'ora abbiamo fatto le pratiche e siamo pronti per andare in Lituania. Il problema è che non si può andare in Lituania perché davanti a noi c'è la coda per la Lituania che impegna tutto il piazzale e quindi anche per motivi probabilmente di sicurezza, no? Dicevi? Sì, per fare le manovre, se succede qualcosa devono muoversi in fretta, non possono occupare tutto il piazzale. Praticamente possiamo confermarlo adesso che lo vediamo con i nostri occhi, il problema di queste code è il lato europeo, non è il lato bielorusso che intasa, è il lato europeo che non va avanti. Sono le 2:15 e finalmente la parte lituana si è mossa, quindi ci fanno entrare. La cosa positiva della coda qui al duty free è che tutti quanti possono accendere i motori per scaldare le macchine perché ci sono 10 gradi. Mauri? Torna a dormire. Sono quasi le 4. Siamo riusciti anche ad addormentarci qua sul tavolo. Come
come all'asilo. Adesso ci hanno fatto passare la prima sbarra. Sì, non è neanche un controllo, è giusto prendere un numero di targa e ti dicono vai avanti e siamo di nuovo fermi. Persona? Ore 4:30, esattamente le 4:30. Sono le 4:30 e tutto va bene. Siamo al confine, quello proprio fisico, dove c'è la linea per terra di qua e di là. Che due coglioni. Il controllo non è ancora iniziato. Esatto. No raga, non ci crederete. C'è un pullman a 2 piani pieno zeppo di gente che si è fatto tutto il contromano qui a sinistra e ci sta superando, si sta infilando qui davanti a noi. No, io non ci posso credere. Come vedete qua è completamente vuoto. Abbiamo fatto 6 ore di coda e adesso non andiamo avanti. Allora diteci perché. Perché devono fare queste cose? Perché? Creano stop, barriere, pezzi di coda, tutta notte svegli perché non sai mai quando ti fanno andare avanti con queste sbarre, per poi comunque arrivare alla dogana che non è intasata, non c'è nessuno, non stanno lavorando. Una tortura sta roba, una tortura. Una privazione del sonno. Sì, una tortura uguale. Ah, e adesso viene anche giorno ormai. Sì, sta albeggiando, quindi ci siamo fatti praticamente 24 ore svegli quasi. Sono tutti di qua. C'erano 2 strisce prima. Siamo arrivati al nocciolo della questione, non era finita. È entrato dentro, ha fatto la perquisizione. Però con tutti gli armadi che abbiamo, che tutti hanno aperto dappertutto, lui ha aperto solo il sottolavello. Esatto, ha beccato l'unica bottiglia di vodka che avevamo preso. Ci ha detto, questa non è permessa. E noi abbiamo detto, ma come? Abbiamo letto 3 litri. E gli abbiamo detto, noi abbiamo letto 3 litri e abbiamo comprata una. E lui dice, no, 0 liter. Faccio, ok, prenditela, no? E lui l'ha messa di fianco, fa, Poi, nascondila. Nascondila. Poi ha preso i passaporti, se li ha portati via, ci ha detto di aspettare qui. Aspettiamo altri 10 minuti. Sono quasi le 6:30. E speriamo di non andare a fare i raggi. Ce la faccio più. Non ci manda perché ha detto di nasconderla. Sì, Se ci infatti. manda i raggi, sbecca nella bottiglia e gli danno la colpa a lui che non l'ha vista. Oppure i figli. Anche. Me l'ha fatta nascondere, mi manda i raggi e poi dice, ah, l'avete nascosta. Io adesso l'ho spostata. Ah, sì? Dove l'hai Sì, messa? l'ho messa sotto a sedile. Ok. Bene, altri 3 metri fatti, ho aperto la barra a suo piacere quando aveva voglia, facendoci anche il sorrisino. In teoria noi dovremmo aver finito perché non abbiamo da importare il veicolo, perché il veicolo è già europeo. Quindi basterebbe che aprisse sta cazzo di barra e ce ne andiamo verso l'uscita. This is a love song. Despite what you think, no matter what happens tomorrow, I just wanted to tell you one thing. I'll never, ever give up. Never, ever, my love. I may fail a million times, but I'm stubborn as fuck, and I'll never, ever give up on you. Buon giorno, non si sa neanche che cos'è ormai. Praticamente appena passato il confine siamo riusciti a trovare questo parcheggio che è solo diurno, quindi dalle 6 alle 22, di notte non puoi dormire qua, ma non era quello il problema, visto che erano le 7. Quindi abbiamo dormito praticamente 2 ore, 3, sotto il sole. C'è anche un bel giardino, bello nuovo, c'è anche un bel sole oggi, l'aria è fredda comunque. Allora vi faccio vedere qua, è un'area verde con campi da tennis, da calcio, bello, una bella zona residenziale. Siamo completamente fusi come delle, non so, delle capre in montagna senza ossigeno, immaginatevele.
Infatti anche sto sparando stronzate, però va bene, diciamo che va bene così. Adesso abbiamo deciso, proprio perché non abbiamo dormito, qua non è possibile dormire perché c'è rumore, gente che giustamente giocano, fanno le loro cose. Allora l'idea è di andare a fare un'oretta di strada, spero di riuscire a farcela, e andare in un campeggio dove ci rilassiamo un attimo. Ci dobbiamo rilassare, dormiamo, cazzeggiamo, non facciamo video, non lo so, però ci dobbiamo proprio recuperare, perché io ho una stanchezza addosso e un sonno che è mostruoso e non riesco a tirare stasera, e stare qua sinceramente non ne vale la pena. E poi recuperare le forze e ripartire, riorganizzare un attimino il tutto coi tempi nuovi, eccetera eccetera. E adesso vi passo Marina, che vi dovrà dire sicuramente qualcosa. No, posso aggiungere che effettivamente il recupero di una nottata insonne tipo fiesta dopo i 40, È dura. chi ha più di 40 ci può capire.